Prima di iniziare con questo video ci tengo a fare una piccola premessa. Infatti appena arrivato a Jaipur ho preso una brutta intossicazione alimentare che mi ha costretto a stare a letto per ben 2 giorni e lasciato praticamente senza energie per tutta la restante parte del tempo che sono rimasto in questa meravigliosa città indiana. Vi dico questo perché è importantissimo, soprattutto quando si viaggia, stipulare una buona assicurazione di viaggio. Gli imprevisti possono infatti capitare ed è bene coprirsi a priori. Fortunatamente sono riuscito a riprendermi abbastanza velocemente senza aver bisogno di andare in ospedale, ma se anche avessi avuto la necessità di andare in ospedale ero abbastanza tranquillo perché sapevo che tutte le spese sarebbero state appunto coperte dalla mia assicurazione, che tra l'altro si chiama Eimondo. Vi lascio il link qui sotto in descrizione dove avete tutto spiegato benissimo e soprattutto potete capire qual è il tipo di polizza che fa più al caso vostro in base chiaramente al vostro tipo di viaggio che andrete a fare. Se poi tra l'altro sottoscrivete una polizza tramite il link che vi lascio qui sotto, tramite quindi il mio link, avrete il 10% di sconto. Detto questo direi di non perdere ulteriore tempo e iniziamo subito con questo video. Benvenuti a Jaipur, città di 3 milioni di abitanti e capitale del Rajasthan. Soprannominata la città rosa dell'India per via delle molte case del centro storico dipinte di questo colore, fa parte del Triangolo d'Oro, ovvero le 3 città più importanti dell'India per il loro valore storico, artistico e culturale, che sono Delhi, Agra e Jaipur appunto. 3, 2, 1. Hello Italy! Yes, nice! In questo video voglio consigliarvi quelle che secondo me sono le principali attrazioni da vedere a Jaipur, quindi voi mettetevi comodi, rilassatevi e venite con me alla scoperta di questa colorata e vivacissima città. Prima attrazione ho scelto di venire a visitare il Galtaji Temple, più comunemente chiamato semplicemente Tempio delle Scimmie, perché infatti ci sono tantissime scimmie qui. L'ingresso per entrare in questo tempio per gli stranieri era 100 rupie, quindi poco più di €1, però se avete una camera oppure un qualsiasi telefono vi fanno pagare pure 150 rupie in più. Praticamente in India si paga sempre l'utilizzo di una fotocamera, non si capisce come mai, ma questo è quanto. Il tempio è molto carino, probabilmente in passato era sicuramente molto più bello e probabilmente anche ben tenuto. Adesso sembra quasi un tempio abbandonato e stanno anche facendo dei lavori, quindi non so se magari lo stanno restaurando. Ci sono tanti fedeli che vengono a bagnarsi nelle acque di queste piscine che avete appena visto. Non so se sono acque sacre, niente, vengono, si immergono ed è molto carino vedere queste sorte di rituali. Dopo aver visitato il Tempio delle Scimmie, quella stessa sera io e i miei amichetti siamo andati a fare un'esperienza davvero particolare. Quanto è bello sto posto, raga, quanto è bello sto cinema! Stupendo! Se venite a Jaipur, raga, dovete troppo venire a vedere un film in un cinema indiano. Bollywood indiano, raga, bellissimo, sono super gasato per stasera. Il film è appena finito e ovviamente l'esperienza non è tanto vedere un film in hindi, perché chiaramente la lingua è in hindi, ma l'esperienza è vedere le persone indiane come reagiscono al film. È davvero divertentissimo. Incitano il protagonista, fanno i boo. È divertente, ma non vi voglio spoilerare troppo nel caso veniate a Jaipur a vedere un film al cinema. Diciamo che sicuramente è una serata molto alternativa e diversa dal solito, quindi assolutamente consigliata una visita al cinema di Jaipur, anche perché è davvero economico. Un'attrazione che sicuramente non dovete perdervi se venite a Jaipur è il palazzo che vedete in questo momento alle mie spalle. Si chiama Hawa Mahal, conosciuto anche come il Palazzo dei Venti, ed è il vero simbolo di questa città. Questo bel palazzo rosa di 5 piani fu costruito nel 1799
dal Maharaja Sawai Pratap Singh, ed è dove le donne della famiglia reale guardavano cosa succedeva in strada attraverso delle piccole finestre. Le finestre dell'Awa Mahal hanno una forma particolare che permette fondamentalmente due funzioni: poter guardare fuori senza essere visti e far circolare una bella corrente di aria fresca. Per questo infatti si chiama il Palazzo dei Venti. Se poi volete una bella vista privilegiata di questo palazzo, potete salire su una delle tante terrazze presenti di fronte al palazzo. Io per esempio sono salito al Windy Caffè Bar, ma voi potete scegliere uno qualsiasi, sono praticamente tutti uguali e potete poi ammirare il palazzo da una prospettiva diversa, da più in alto, ed è sicuramente molto carino. Jaipur viene chiamata la città rosa perché intorno alla metà del XIX secolo molte case del centro storico di questa città furono colorate appunto di questo colore per dare il benvenuto all'allora re d'Inghilterra, Edoardo VII. Infatti il rosa è riconosciuto come il colore dell'ospitalità, dell'accoglienza, e quindi da allora le case di questa città hanno mantenuto inalterato questo colore. Anche se, ad essere sinceri, a me più che rosa sembra una sorta di terracotta, una sorta di arancione, non è proprio rosa. Però comunque ho chiesto agli indiani che vivono qui e mi hanno detto che sì, per loro questo è rosa, quindi ce lo facciamo andare bene così. Nei dintorni di Jaipur ci sarebbero davvero tantissime cose da farvi vedere, tra templi, palazzi, fortezze, eccetera eccetera. E come prima attrazione oggi ho scelto di visitare il palazzo che vedete in questo momento alle mie spalle, che si chiama Jal Mahal, che letteralmente significa il palazzo che galleggia, anche se in realtà non così tanto bene, perché infatti per metà è completamente sommerso dal lago che diciamo lo ospita. Purtroppo non è visitabile, si possono fare semplicemente le foto da questo lato del lago. Ok, forse la domenica non è stato il giorno migliore per venire a visitare l'Amber Palace. Infatti, dopo il palazzo che vi ho fatto vedere prima, adesso mi sono spostato, sono decisamente più in collina e sto per entrare in quello che è chiamato il palazzo di Amber, Amber Fort, che è una sicuramente delle attrazioni più visitate e anche più belle di Jaipur. Quindi se venite qua, mi raccomando, mettetela nella lista delle cose da vedere. Magari non la domenica, perché è pieno di gente, prevalentemente tutti indiani. Oh wow! Bellissimo giardino. Allora, per entrare qui il ticket per gli stranieri è 502 rupie, quindi poco più di 5 euro. Per spiegarvi qualcosa di questo palazzo dovrei prima parlarvi del Rajasthan, che è la regione in cui mi trovo adesso, perché infatti nell'antichità nel Rajasthan, in questa regione, si sono susseguiti tantissimi re che si chiamavano appunto Maharaja, e praticamente ogni re, ogni famiglia reale aveva un proprio palazzo proprio come questo qua. Tra l'altro questo qua è veramente gigantesco ed è molto molto figo. La cosa figa di questa fortezza non è solo che è enorme e ti puoi tranquillamente perdere all'interno di questo gigantesco complesso, ma la cosa anche molto bella è il fatto che tutto attorno si vedono castelli, altre fortezze, si vedono le mura, molto figo, il paesaggio è davvero fighissimo.
Ci tengo a fare una piccola precisazione, praticamente prima di entrare nell'Amberfort bisogna fare una sorta di camminata in salita di nemmeno 10 minuti a piedi, ok? Vi si avvicineranno diverse persone che vi chiederanno se volete utilizzare gli elefanti, cioè ci sono proprio degli elefanti che portano le persone in cima al forte e poi le riportano di nuovo giù. Chiaramente bisogna pagare, però non è questo il discorso. Il mio discorso è che non condivido assolutamente l'utilizzo di elefanti, lo vedo proprio come uno sfruttamento di questi poveri animali che non sono adatti a portare il peso degli umani, delle persone. Quindi se mi conoscete già da un po' di tempo, se seguite questo canale già da un po', comunque se mi conoscete saprete che sono contro lo sfruttamento degli animali. Fortunatamente non mi è sembrato di vedere nessun elefante, almeno quando sono salito io non c'era nessun elefante. Vedremo quando scenderò se ce ne sarà qualcuno. Comunque ho visto dei video in passato su YouTube di persone che appunto salivano a questa fortezza utilizzando proprio gli elefanti e è una cosa triste. Non fatelo, raga, non è da fare, secondo me non è da fare. Ma qui in India, come in qualsiasi altro paese, anche in Thailandia avevo visto persone cavalcare gli elefanti ed è una cosa brutta, triste, non è bella, quindi non facciamolo, raga, non facciamolo. Cari amici viaggiatori, direi che dal bellissimo palazzo di Amber che termina il mio video su Jaipur. Purtroppo, come vi ho detto all'inizio, la mia visita qui a Jaipur è stata influenzata dall'intossicazione alimentare che ho avuto appena sono arrivato in città, che mi ha tenuto a letto per 2 giorni e senza forze praticamente per la restante parte del tempo che sono rimasto qui. Quindi non sono riuscito a vedere tutto quello che mi ero prefissato, anche perché appunto a Jaipur ci sono davvero tantissime cose da vedere. Spero tuttavia che questo video vi sia... Ciao! La gente vi saluta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, mettete un bel like, condividetelo a tutte le persone che volete e noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Ciao! Sawai. Paolo purtroppo non è visitabile, si può solamente pensate che era la dimora dei Maharaja, quindi dei re che abitavano qui in questa regione del Rajasthan, la dimora estiva. Pensate che era la dimora estiva, quindi e senza forze praticamente e senza forze. Così che si fanno i lavori in sicurezza in India, raga. Perfetto. Well done, guys. Well done. Hanno tirato giù un palo con una corda.